Spesso si crede di non poter più rimediare ad un errore commesso, ma a volte proprio degli errori o delle casualità hanno dato vita a invenzioni che hanno avuto un enorme successo. Vediamone alcune. Ho sempre pensato che il ketchup l'avessero inventato in America, ma in realtà non è così. Ha origini asiatiche, precisamente delle coste della Cina meridionale. Veniva chiamato ketchup, che vuol dire succo di pesce. Sì, perché in origine non conteneva pomodoro ed erano principalmente sardine o budella di pesce sotto sale e frullate. È stata poi ripresa in Europa nel 600, personalizzandola con funghi, noci e limone. Solo alla fine del Settecento si iniziò ad utilizzare il pomodoro e divenne sempre più simile al ketchup come lo intendiamo oggi. Anche la Coca-Cola è nata per sbaglio. Il suo inventore era un farmacista, John Pemberton. Stava cercando di creare un rimedio per il mal di testa nel 1886. Per farne uno sciroppo, aggiunse dell'acqua all'intruglio che aveva preparato, ma aveva solo quella gassata. Lo assaggiò e si rese conto di aver creato una bibita ottima anche se non curativa. Nel 1905 un ragazzo stava preparando la birra di radice, una bevanda gassata e dolcificata preparata con aroma di radice o di corteccia del sassafrasso, con un tasso alcolico molto basso. Mentre la mescolava con un bastoncino, pare sia stato chiamato e si sia dimenticato la miscela fuori per tutta la notte al freddo. Il mattino dopo il liquido si era ghiacciato e cercando di prendere il bastoncino con il quale stava mescolando la bevanda il giorno prima, si sollevò tutto il composto ghiacciato. 20 anni dopo fu brevettato il ghiacciolo, così come oggi. Nel 1935, un governatore inglese che aveva vissuto nel Bengala e si era innamorato di una tipica salsa indiana, commissionò a due chimici, Lea e Perrins, la riproduzione di questa salsa. Ma i due fallirono miseramente. La bottiglia con l'intruglio fu dimenticata in cantina. 2 anni dopo capitò loro di nuovo tra le mani. Provarono ad assaggiarla, accorgendosi che era diventata deliziosa. Fondarono la Lea Perrins, che produceva proprio una salsa che divenne la famosissima Worcestershire Sauce, commercializzata in tutto il mondo. Agli occidentali inizialmente non piacevano le alghe e nemmeno il pesce crudo. Così, negli anni 60, un sushi chef di Los Angeles, Ichiro Mashita, che lavorava nel ristorante più famoso dell'epoca, il Tokyo Kaikan, nascose l'alga all'interno del riso e sostituì il tonno, che era difficile da reperire, con l'avocado prima di formare i famosi roll. Da quel momento, in Nord America, nacque il California Roll, amato in tutto il mondo. Nell'Asia centrale, i pastori utilizzavano gli stomaci degli animali per trasportare il latte di capra durante lunghi viaggi. Così si accorsero che gli enzimi presenti negli stomaci fermentavano il latte, trasformandolo in una crema ancora commestibile e gustosa. In questo modo nacque lo yogurt. Infatti, il termine arriva dal turco yogurmak, che vuol dire addensare o impastare. Nel 1853, in un ristorante di New York, il Moon Lake Lodge, un cliente troppo esigente rimandò in cucina le patate fritte che aveva ordinato per ben 2 volte, asserendo che fossero troppo mollicce e spesse. Lo chef, infastidito, le affettò più sottili che poteva e le gettò nell'olio bollente, rimandandole al cliente e pensando di fargli un dispetto. Ma l'uomo le trovò squisite e da quel momento pare che siano nate le famose potato chips che furono poi imbustate ed è così che le troviamo ai giorni nostri. Anche la ganache, una delle creme base della pasticceria, sembra proprio essere nata per errore. Un giovane apprendista di una pasticceria in Francia per sbaglio fece cadere un liquido caldo, alcuni dicono latte, altri panna, su del cioccolato sciogliendolo. Il maestro lo rimproverò chiamandolo ganache, che in francese vuol dire pasticcione. Ma poi si accorse che la crema che si era formata era una delizia. E finiamo con una ricetta made in Italy, il panettone. Sembra che anche il panettone sia stato inventato per rimediare ad uno sbaglio.
Il cuoco degli Sforza del Ducato di Milano bruciò il dessert che doveva essere servito la vigilia di Natale a Lodovico il Moro. L'aiuto cuoco, Tony, disperato, iniziò ad impastare quello che era rimasto del dolce con gli ingredienti che aveva a disposizione in cucina: farina, zucchero, uova, canditi e uvetta. Il successo fu incredibile e il dolce, in onore dell'aiuto cuoco che l'aveva inventato, venne chiamato Pan de Tony, e da qui panettone. Le conoscevate queste curiosità sugli errori alimentari famosi? Speriamo di avervi fatto scoprire almeno qualcosa di nuovo. Se è così, iscrivetevi al canale e lasciateci un like di supporto. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.